Signore e signori, buongiorno a tutti. Come vi ho promesso dallo short, vi lascio il link in descrizione, vado a farvi una breve e concisa guida per quel che riguarda la potatura dei pomodori. Mi trovo in un tunnel di un vicino di casa, il quale ha già i pomodori, come potete vedere, che tra un paio di settimane, forse anche 10 giorni, avremo i nostri primi frutti. Pomodori che è una varietà costolata a crescita determinata. Ecco, troverete nei vostri pomodori sulla confezione che solitamente indicano appunto se è crescita determinata o indeterminata. Allora, il primo consiglio che vi do è di dotarvi di due strumenti fondamentali per la potatura. La prima è sicuramente una forbice, va bene? Ecco, questa io la adopero da svariati anni, è una forbice da potatura per viti, quindi non è per pomodori, ma mi sono sempre trovato benissimo per il fatto che è ergonomica, ha la giusta resistenza per quanto riguarda la molla di ritorno, va bene? Ecco, ma soprattutto la lama, la punta, è praticissima per andare proprio ad andare a togliere chirurgicamente le parti che bisogna rimuovere. Cosa importantissima che è sempre consigliato, lo troverete su tantissimi libri dell'argomento, consigliano sempre appunto di disinfettare la lama con l'alcol. Questo per non andare a rischiare di infettare la pianta con eventuali virus o malattie appunto presenti sulla lama sporca. Allora, cominciamo subito con la prima regola di base, che è quella di togliere sempre e comunque, va bene, i primi 10 o 20 cm, togliere sempre tutto, cioè deve essere sempre tutto quanto liberato alla base della pianta. Questa operazione qui, che serve appunto per tenere 10-20 cm praticamente vuoto, ok, il ramo principale, serve appunto per non creare ristagni d'aria, umidità, per appunto evitare malattie fungine solitamente, va bene? Vanno sempre appunto tenuti liberi i primi 10-20 cm. Dopodiché la pianta si compone di tre parti principali. Abbiamo l'impalcato principale, il tronco principale, va bene, i tronchi secondari che solitamente sono a foglia oppure a fiore, quindi a frutto, ecco, e poi abbiamo la famosa femminella, la famosa ascella, in base alla regione d'Italia viene chiamata in svariati modi, ecco, che va sempre e comunque rimossa. Allora l'ascella la troverete sempre tra l'impalcato principale, quindi il tronco principale, e un impalcato secondario a foglia. Come in questo caso qui, vedete, abbiamo l'impalcato principale, impalcato a foglia. Questa femminella, ok, va sempre tolta assolutamente, perché va a togliere energia appunto a tutto il resto della pianta. Questa è l'operazione sostanzialmente principale da fare, quindi andiamo a liberare la parte sotto, ripeto, 10-20 cm, meglio 20, ok, e andiamo a togliere sempre tutte le femminelle. Questa operazione si può fare come dal short che vi ho lasciato sul link, ecco, già quando la piantina ha 30-40 cm, cominciamo già a lasciare 5 cm, 10 il più possibile libero, ok, senza ovviamente andare a togliere le parti di impalcato a frutto, a fiore, va bene? Ecco. Poi ovviamente i frutti che riceveranno più energia, va bene, quindi che andranno a maturazione prima e soprattutto che saranno più vigorosi, saranno sempre quelli più bassi. Quindi tendenzialmente quando abbiamo una pianta che arriva a un metro e mezzo di altezza, solitamente si tende sempre ad andare a privilegiare i frutti che stanno sotto, quindi avremo sicuramente frutti un po' meno vigorosi, un po' meno maturi sulla parte alta. Altra cosa importantissima per una crescita determinata: non andiamo mai a cimare, va bene, la pianta, anche se dovesse raggiungere altezze importanti, ecco, non va mai solitamente cimata. Questo è tutto. In questo caso abbiamo un tutore a filo, ok? Quindi siamo in tunnel, quindi il sistema più pratico ed economico è stato quello a filo, quindi l'attorcigliamento della pianta sul filo. Se invece avete i classici tutori, che possono essere la canna di bambù o il tubo plastificato, vi raccomando assolutamente sempre di dotarvi dell'aceto, che viene sempre comunque usato anche in viticoltura, dell'aceto elastico per legare le vostre piantine. Questo è importantissimo, perché se mi usate un filo di nylon come questo a scopo tutore, diciamo a uso tutore, non ha l'elasticità necessaria per non andare a soffocare il gambo della pianta del pomodoro finché cresce. Sostanzialmente questo, una volta che avete
stretto un pochino, ok? Andrà sì a tenere la pianta, ma soprattutto andrà a adattarsi al nuovo diametro senza andare a strozzare la pianta, va bene? Che dire, basta, io spero che il video vi sia stato utile. Se avete domande, dubbi, eccetera, commentate, chiedete. Come al solito saluto tutti gli iscritti e i non iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.